Questa torre ha passato secoli a cadere, lentamente, ogni anno un po', e per un periodo il mondo l'ha guardata, aspettando il giorno in cui avrebbe ceduto. Perché questa non è solo la storia di una torre storta, è la storia di un errore che diventa leggenda. Di una città che voleva toccare il cielo e invece ha scoperto, nel modo più duro, che il cielo non era il problema, era la terra. Oggi la vedi lì, elegante, bianca, quasi leggera, ma la verità è che quella forma non è un progetto. Non è nata così, è diventata così. All'inizio Pisa era un nome che contava davvero, una potenza, un porto vivo, navi, mercanti, ricchezza e soprattutto orgoglio. Nel Medioevo le città italiane non competono solo con le monete e le armi, competono con le pietre, con le chiese, con le piazze, con le torri, perché un edificio non è solo un edificio, è un messaggio. È una sfida lanciata al tempo e a chi ti guarda, e in quel punto preciso, in quella piazza, Pisa decide di aggiungere un nuovo elemento al complesso. Un campanile alto, visibile da lontano, accanto al Duomo. Un'opera reale, funzionale, pensata per dominare lo spazio e completare la piazza religiosa. Ma prima che diventasse la piazza perfetta che conosciamo oggi, quel luogo era diverso. Non era un giardino ordinato, era un grande spazio sacro, vivo, pieno di movimento. Il Duomo era già lì, enorme, luminoso, come un segno di potere e fede. Poco distante, il battistero era appena iniziato, ancora incompleto, un altro cantiere che cresceva lentamente. Attorno, terra battuta, materiali, carriole, impalcature, blocchi di pietra, uomini che lavorano. Non la calma da cartolina, un posto che suonava di martelli, voci e polvere, ed è proprio lì, in mezzo a quel cuore religioso in costruzione, che Pisa decide di alzare anche la sua torre. Non per bellezza, per identità. E così, nel 1173, posano la prima pietra. La torre nasce come campanile, non un giocattolo, non una curiosità. Il campanile è la voce della città. È ciò che chiama, che avverte, che celebra. È una presenza che deve dominare lo spazio. Il problema è che a volte il terreno non è terreno, è un compromesso. È morbido, instabile, ingannevole, e se tu appoggi un gigante su una base troppo ottimista, la natura non discute, la natura presenta il conto. La cosa più inquietante di tutta questa storia è che la torre non aspetta di essere finita per inclinarsi. No. Inizia quasi subito, mentre la stanno costruendo. Immagina la scena, i blocchi salgono, i muri crescono e poi qualcuno nota qualcosa, una linea che non è più dritta, una sensazione strana, un lato che sembra più basso dell'altro. All'inizio magari provi a convincerti che è solo un'impressione, che è la luce, che è l'occhio, che passerà, ma non passa. E qui nasce il primo grande paradosso della torre di Pisa. Più la torre si alza, più diventa pericolosa. E più diventa pericolosa, più diventa importante terminarla, perché lasciarla a metà significherebbe ammettere davanti a tutti che Pisa ha fallito. E allora cosa fai quando il tuo sogno comincia a cedere? Lo abbandoni o lo continui? Pisa lo continua, ma con paura.
con dubbi, con tentativi, con correzioni, e la torre diventa un cantiere che attraversa le generazioni. Tu inizi un lavoro sapendo che forse non vedrai mai la fine. È un pensiero quasi tragico. Metti una pietra, costruisci un pezzo di futuro e sai che il tuo nome non sarà quello inciso nella conclusione. Sarai solo una mano in mezzo a molte mani. Nel frattempo, la vita va avanti, la politica cambia, arrivano periodi di stop, guerre, tensioni, crisi. E ogni pausa è un'arma a doppio taglio, perché fermarsi può salvare, ma può anche condannare. Il terreno si assesta, la torre rimane lì, incompiuta, con quella ferita visibile, la pendenza. Eppure, proprio quelle lunghe pause, quel tempo che sembra una maledizione, forse diventano una parte della salvezza. Perché il terreno, lentamente, si stabilizza un po'. Non abbastanza da rendere la torre sicura, ma abbastanza da permettere all'uomo di provarci ancora. Quando riprendono, nel 1272, non possono fingere che non stia succedendo niente. Devono convivere con l'inclinazione. E così fanno una cosa incredibile. Tentano di correggere la direzione mentre costruiscono. Cercano di compensare, di riequilibrare, di portarla indietro con l'architettura. È come camminare su una barca che si muove e provare a costruire un castello con le carte. Un passo sbagliato e perdi tutto. Eppure la torre continua a salire. Piano, faticosamente. E ogni metro in più è un gesto di testardaggine umana. Un modo di dire: non ci arrendiamo. E poi, dopo quasi 2 secoli dall'inizio, arriva il momento che nessuno dei primi costruttori avrebbe mai visto. Nel 1372 la torre viene completata. Appena finita, non è perfetta, è già inclinata, ma è intera, finalmente. Con la cella campanaria in cima, le arcate chiare, la pietra ancora pulita, come se fosse appena uscita dalle mani dei muratori. E lì succede una cosa strana. Invece di sembrare un fallimento, sembra un miracolo, perché è in piedi e resta in piedi. E intanto la gravità non si ferma. La torre è già inclinata, quindi ogni anno il peso lavora nella stessa direzione. E più pende, più diventa difficile fermare quella spinta. Per secoli resta così, in piedi ma sotto tensione. Ed è anche per questo che diventa famosa, non solo per la bellezza, ma perché sembra sempre sul punto di cedere, e invece resiste. Finché l'inclinazione cresce abbastanza da non essere più una curiosità, diventa un problema reale. Succede una cosa che sembra impossibile. L'uomo decide di salvarla, e non parliamo di secoli fa. Parliamo di ieri. Nel 1990 la chiudono perché il rischio non è più un'idea, è un numero. E nei primi anni 90 comincia la vera lotta moderna, che dura fino al 2001. Una battaglia lenta, chirurgica, fatta per salvarla senza raddrizzarla. Ma salvarla è un verbo difficile qui, perché non puoi salvarla rendendola normale. Se la raddrizzi completamente, uccidi ciò che la rende unica. Se non fai niente, rischi di perderla. Quindi devi fare la cosa più delicata che esista. Devi curarla, senza cambiarle il volto. E inizia una lotta modernissima, fatta di ingegneri con i nervi tesi e strumenti puntati sulla torre giorno e notte, sensori che misurano ogni millimetro come un elettrocardiogramma,
fessure controllate, inclinazione monitorata, vibrazioni registrate. Perché qui non stai restaurando, stai cercando di fermare un movimento lento, quasi invisibile, ma continuo. Non stai sostenendo un palazzo qualsiasi, stai sostenendo una leggenda. Provano strade diverse, alcune geniali, altre disastrose. In certi periodi aggiungono pesi alla base, come se volessero tirarla indietro con la forza della massa. In altri tentano di lavorare sulla terra, tolgono piccole quantità di terreno da un lato, millimetro dopo millimetro, per farla rientrare lentamente, senza strattoni. E poi ci sono i tentativi che fanno paura solo a pensarci, interventi troppo aggressivi che invece di stabilizzare aumentano il rischio, perché con una struttura così basta poco per cambiare tutto. E mentre gli esperti lavorano, la vita fuori continua come sempre. Turisti che arrivano, foto, risate, quel gesto che tutti fanno, la mano che sorregge la torre, è una scena quasi comica. Milioni di persone che fingono di salvare la torre con un palmo, e dietro quel gioco, la verità è che la torre è stata davvero salvata, non con una mano, ma con decenni di attenzione. Ed è qui che la storia colpisce in un modo strano, perché la Torre di Pisa diventa un simbolo proprio per il suo difetto. Viviamo in un mondo dove tutto deve sembrare perfetto, dove se qualcosa nasce storto, lo nascondi, lo correggi, lo butti. E invece Pisa è diventata eterna proprio perché non ha nascosto l'errore, lo ha affrontato, lo ha portato fino in cima e poi lo ha protetto. E mentre lei pende, immobile, come sospesa, sembra dire una cosa semplice. Non serve essere perfetti per diventare eterni, serve restare in piedi, anche quando tutto spinge per farti crollare. Se ti piacciono le storie in cui il passato sembra impossibile, iscriviti. Perché a volte la meraviglia nasce proprio dove qualcosa va storto.